Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa e maestra di danze caraibiche. Per chi non mi conoscesse ancora, benvenuti sul mio canale Arianna Bazzini's Coaching, nel quale tratto temi inerenti al ballo, alla vita e alle gioie e ai dolori di noi ballerini. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e mettete un bel like a questo video. Con l'apertura delle scuole di ballo e l'inizio della nuova stagione agonistica per noi ballerini, la prima cosa da fare è iniziare a cercare e a scegliere le nuove musiche per le nostre nuovissime coreografie. In questo video vi voglio dare delle dritte, dei consigli per guidarvi alla giusta scelta della musica per il vostro show e per le vostre coreografie. Vi spiego quali sono le cose che ho capito nel tempo, scegliendo le musiche per i miei spettacoli e spesso commettendo anche degli errori di valutazione. Sicuramente durante l'estate vi sarete ascoltati un po' di brani e magari ve ne sarete salvati anche un bel po' sulla vostra playlist. In questo video vi voglio proprio aiutare a scegliere il brano più adatto per voi e vi spiego secondo quali parametri io scelgo le musiche per me migliori per i miei show. Per scegliere il brano musicale migliore tra tutti quelli che mi sono messa da parte durante i vari ascolti, seguo uno schema e tengo conto di questi elementi. Come prima cosa devo scegliere una musica in base allo stile che mi rappresenta. Per questo, oltre ad ascoltare la musicalità del brano e degli strumenti predominanti, consiglio sempre di tradurre il testo perché dobbiamo sapere di cosa parla quella canzone, perché magari può anche capitare che una volta venuti a conoscenza del significato del testo di quella canzone magari potrebbe non piacerci più. I nostri movimenti e i nostri passi devono essere coerenti con la musica che interpretiamo e la musica stessa probabilmente influenzerà anche il nostro look, la scelta del tipo di abito da ballo, la scelta dell'acconciatura e del make-up, e questo vale sia per una competizione che per uno spettacolo. Un altro importante fattore da tenere in considerazione è la durata che dovrà avere la nostra coreografia e di conseguenza anche il nostro brano musicale. A volte mi è capitato di ascoltare una canzone che mi piaceva tantissimo, mi innamoravo di quella canzone, ma magari era una canzone che durava 6 minuti. Una volta che quella canzone doveva subire i tagli musicali per essere adattata alla durata della coreografia, ecco che perdeva tutta la sua magia. Ad esempio, per una coreografia di assolo, spesso in molte gare la durata deve essere massimo di 2 minuti. Non sempre una bellissima canzone che magari dura 5 minuti, portata poi a 2 minuti con i tagli musicali, risulterà bella come prima perché viene un po' stravolta nella sua struttura. Bisogna scegliere musiche che rispondano a queste esigenze e che si prestino bene ai tagli musicali. Terzo fattore è la velocità del brano. La velocità di un brano musicale si può anche modificare, aumentare e diminuire anche in fase di creazione, quindi con il vostro DJ di fiducia che si occupa appunto dell'editing della vostra canzone. Ma è sempre meglio non stravolgere troppo la velocità perché si perderebbe il senso di quel brano che è stato creato in quel modo. Sempre modificare sì, ma leggermente, non deve stravolgere la struttura. Anche qui bisogna distinguere dallo stile che volete portare nella vostra competizione o nel vostro show, perché scegliere una musica molto veloce può far sì che la vostra prestazione sia molto d'impatto e mostri molta atleticità, ma potrebbe non darvi il tempo di mostrare i vostri movimenti nella loro fluidità, precisione, nella loro bellezza e completezza, e si rischierebbe quindi di correre troppo e di essere schiavi della musica. Non bisogna mai correre dietro la musica, ma bisogna enfatizzarla con i nostri movimenti. A mio parere sarebbe meglio scegliere una velocità più moderata, ma lavorare bene sull'interpretazione e sulla pulizia e fluidità dei movimenti. Una coreografia non deve diventare un esercizio di ginnastica, quindi piuttosto scegliamo una velocità che ci metta a nostro agio. Un altro fattore molto importante e che può essere anche legato alla velocità della musica è l'intensità. Non so se si dica proprio così, ma questa è la parola che ho scelto per esprimere questo concetto. Prediligete musiche con frequenti cambi di intensità, musiche che non siano piatte, quindi magari una musica che parte prima lenta con un intro strumentale, poi man mano sale di intensità ed ecco che entra la voce del cantante, poi sale ancora e arriva nel punto più forte, magari che noi chiamiamo descarga per esempio nella salsa, quindi un momento strumentale in cui il ballerino poi fa molti passi veloci e poi man mano scende di nuovo fino a risalire e avere il suo finale con il botto. Capite che i cambi di intensità aiutano il ballerino a utilizzare diversi cambi di espressione. Personalmente apprezzo i brani e le coreografie
nelle quali si possono vedere le capacità interpretative dei ballerini nelle varie fasi della musica. Una coreografia con molti cambi di intensità e anche molto più interessante da guardare per i giudici e per il pubblico. Il mio consiglio è anche quello di distinguere bene la scelta se dobbiamo fare una coreografia per una gara o per uno spettacolo. Ho fatto un video proprio su questo argomento, se volete vederlo cliccate qui. Per uno show potete essere molto più liberi per la scelta musicale. In una competizione invece sarebbe meglio non scegliere brani troppo di nicchia, che magari a noi piacciono molto ma potrebbero non trasportare molto il pubblico e i giudici durante la nostra performance. Quindi meglio andare sul sicuro e strategicamente scegliere un brano più orecchiabile. E ve lo dice una che ha già commesso questo errore. Dopo tutte queste regole vi voglio comunque dire che la musica vi deve toccare nel profondo, deve proprio smuovervi qualcosa, vi deve far dire questo è il mio brano ed è il brano che voglio usare quest'anno. E poi se siete indecisi utilizzate tutti questi stratagemmi. Fatemi sapere nei commenti in base a quali parametri voi scegliete i brani musicali per le vostre coreografie. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e in questo caso ricordatevi di mettere un bel like e mi raccomando seguitemi anche sui miei profili Instagram. Ciao ballerini, al prossimo video!